Alameda de Hércules, nel quartiere della Feria, è una delle piazze più antiche e grandi d'Europa. Un primato anche come giardino pubblico, quando nel 1764 furono messi a dimora 1600 alberi e realizzate 2 fontane. A sera è il luogo di ritrovo di studenti e artisti, seduti ai tavolini dei tanti bar tapas, a soddisfare le aspettative di ogni palato e tendenza. La singolarità di Alameda de Hércules è che un tempo era un bacino canale del vicino fiume Guadalquivir, che, inondandola periodicamente, proseguiva la sua corsa fino alla cattedrale di Seviglia, percorrendo l'attuale centralissima Avenida de la Constitución. Nel 1649, durante l'epidemia di peste, fate uno sforzo di immaginazione, questa piazza era attraversabile solo con le barche. Ma perché si chiama Alameda de Hércules? Ebbene, a farla realizzare e bonificare nel 1574 il conte di Baracas, che l'abbellì con 2 imponenti colonne, che vi mostriamo, provenienti dal tempio romano di Calle Mármoles, dalla parte opposta della città, dedicato all'eroe greco Eracle. Sulla cui sommità svettano sculture raffiguranti Giulio Cesare e appunto Ercole, mitico fondatore di Seviglia. In realtà le colonne sono 4, le altre 2 sono dalla parte opposta della piazza, sormontate invece da 2 leoni con scudo, per celebrare il regno di Spagna e della città, opera di Cayetano de Acosta, datate 1764. È la piazza simbolo di Seviglia, sì, perché la prima ad ospitare le feste popolari dei sevigliani, i riti della Settimana Santa e l'attesa tutto l'anno Feria de Abril. Secondo una leggenda, a trasformarla in un bacino d'acqua, Leovigildo, re visigoto e governatore di Seviglia, che per punire il figlio Ermenegildo, primo duca di Toledo, proclamatosi re dopo la sua conversione al cattolicesimo, fece deviare il corso del Guadalquivir. La storia ufficiale è narrata da Teodoro de Seviglia, narra che, dopo alterne battaglie, Ermenegildo, fatto prigioniero, fu assassinato dal duca Sigeberto per ordine del padre nella città di Tarragona. La sua storia non si esaurisce però qui. Ermenegildo venne in seguito canonizzato da Papa Sisto IV su richiesta del sovrano iberico Filippo II il Cattolico, perché riconosciuto promotore della conversione della sua nazione al cattolicesimo. Calle Feria è una delle arterie più importanti di Siviglia, per respirare l'anima più autentica e ruspante di una grande città, che al giovedì diventa paesana. Collega di fatto il santuario della Madonna della Macarena, la protettrice dei sevigliani e la più venerata dai matador, alla moderna Plaza del Parasol, con gli audaci funghi architettonici. Una strada che fu teatro nel XVI secolo della sanguinosa rivolta popolare dello Stendardo Verde a causa della grave carestia, ma che negli anni più recenti, parliamo 800-900, tradizionalmente è stata la casa dei falegnami e degli artigiani, ma anche di artisti in erba che qui mossero i primi passi. Il più famoso in campo artistico, Bartolomé Esteban Norillo. Mentre nel 1892 venne alla luce il grandissimo toreador, amico e ispiratore di 2 romanzi di Ernest Hemingway, Juan Belmonte, che diventerà in seguito il Passamo de Triana,
l'emozione di cuori al di là del Guadalquivir, e i cui genitori gestivano un negozio di ferramenta. E non dimentichiamo un altro figlio di Calle Feria, il cantante e compositore Jesus de la Rosa Luque, cofondatore di Triana, la nota band di rock andaluso. ¿El nombre? Mercedes. Bueno, es una tienda de productos sostenibles que se llama de residuo cero o zero waste, e intentamos encontrar alternativas al plástico o a los productos de un solo uso, desechables. Entonces hay un poco de todo. Hay productos de higiene a granel, que te traes tu propia botella y te la rellenamos, de detergentes de limpieza naturales, y también hay productos de cosmética, termos, botellas para no usarlas de plástico, hay un poco de todo. La tienda lleva abierta 5 años. Bueno, cada vez hay más gente concienciada, cada vez importa más, somos conscientes de que hay que tener un modo de vida más sostenible, ¿no? Una diferente visión. Cada vez hay más gente concienciada, no queda alternativa, creo. Seviglia non finisce mai di offrire opportunità di conoscerla più intimamente, specie confondendosi tra i suoi abitanti nel mercato più antico di Seviglia, quello del giovedì. Sì, perché il mercadillo storico de Juves, nella animatissima Calle Feria, nel casco antiguo, è un rituale al quale non ci si può sottrarre. In realtà non è il solo, perché la vicina plaza del museo, sede dell'Accademia delle Belle Arti, ogni domenica mattina si anima di artisti che all'ombra dei maestosi alberi Ficus Benjamin espongono quadri e sculture. E ancora Plaza Alameda de Hércules, che ospita il secondo sabato di ogni mese la Fiera del Mondo Green. E potremmo continuare, considerando anche quello di Triana in Calle O. Ma torniamo al mercato più importante di Calle Feria, le cui origini ci riportano al 1254, quando re Ferdinando III di Castiglia concesse 2 mercati alla città. Il mercato si snoda per quasi 1 chilometro. Il primo tratto è alimentare, mentre il secondo è un susseguirsi di banchi che espongono pezzi di antiquariato, ma anche mobili, libri, microsolchi, foto d'epoca, locandine, ceramiche, abbigliamento e tanta bigiotteria, quasi sempre di seconda mano, come è facile immaginare. Per aiutare a far crescere il canale, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video.